Con l'avvento al trono di Diocleziano, che si sbarazzò di Carino, assistiamo a una delle cesure più grandi di tutta la storia dell'impero romano. Da un lato, con Diocleziano si chiuse la crisi del III secolo d.C. e dall'altro si aprì un'età di riforme e di novità che condurrà l'impero ad una diversa organizzazione del potere centrale, tale per cui alla fase del principato si sostituirà quella del dominato, che farà del regno di Diocleziano prima e dell'impero di Costantino dopo l'anello di congiunzione tra l'età imperiale propriamente detta e la tarda antichità. Il giudizio complessivo su Diocleziano è naturalmente influenzato dalle fonti di riferimento, ad esempio le testimonianze cristiane, che globalmente tendono a non restituire un giudizio positivo di un monarca nella sostanza tradizionalista, che aveva tra l'altro perseguitato i cristiani. Aurelio Vittore, nei Cesari, da pagano, nonostante l'aver ammesso e riconosciuto i caratteri dispotici della personalità di Diocleziano, tuttavia non può negare che rispetto ai predecessori dell'anarchia militare, Diocleziano debba considerarsi un valido uomo di Stato. Lattanzio, esponente della letteratura apologetica cristiana, di contro, non lo vede assolutamente di buon occhio e all'interno dello scritto La morte dei persecutori non si astiene dal criticare il sistema tetrarchico da Diocleziano creato, la pressione fiscale che fece a pezzi le province, comportando l'aumento dei burocrati e perfino l'editto sui prezzi, causa, a detta di Lattanzio, di così tante violenze, al punto tale che si stabilì di ritirarlo in un secondo momento. Diocleziano voleva riportare l'impero a livelli competitivi in campo politico, militare, amministrativo ed economico, da cui la necessità di promuovere riforme. Un notevolissimo cambiamento rispetto all'impero dei secoli precedenti era rappresentato dallo spostamento dell'asse centrale del potere da Roma a Nicomedia, in Oriente, dove Diocleziano scelse di risiedere, ritenendo quei territori imperiali di gran lunga più solidi rispetto a quelli occidentali. La riforma di maggiore importanza fu comunque la riorganizzazione dell'impero e delle rispettive competenze. Considerando quanto ormai vasto fosse l'impero romano, al vertice di esso, in termini amministrativi, secondo Diocleziano, andava posto non l'imperatore, ma un collegio imperiale costituito da 4 monarchi detti tetrarchi, 2 dei quali di rango superiore e per tale motivo detti Augusti, e 2 di rango inferiore, chiamati Cesari, ripartizione della quale abbiamo notizie dettagliate nell'opera storica di Aurelio Vittore. Un sistema quadripartito agevolava la gestione ottimale di un vasto territorio e in effetti non è che ci fosse altra scelta. Dunque, la soluzione da Diocleziano proposta, più che meditata, fu meramente empirica, poiché facilitava una vigilanza a largo raggio su eventuali guerre intestine che avrebbero potuto essere soggiogate nell'immediato. Il principio alla base di tale quadripartizione era quello della cooptazione del collegio, vale a dire i 2 Augusti sceglievano, quando erano ancora in vita, i 2 Cesari, che sarebbero poi diventati Augusti e avrebbero dovuto, a loro volta, nominare altri Cesari. In ogni modo, la riforma non avvenne dall'oggi al domani, ma per tappe graduali e attraversando una fase di diarchia. Diocleziano, infatti, in quanto Augusto, per primo nominò in veste di Cesare Massimiano,
con il compito di reprimere le rivolte in Gallia e l'anno successivo lo elevò al rango di Augusto, segnando dunque il passaggio da una diarchia ad una tetrarchia propriamente detta e così organizzata. Occidente sotto Massimiano Augusto e Costanzo Cloro Cesare, Oriente sotto Diocleziano Augusto e Galerio Cesare. Roma, insomma, cessava di essere la capitale dell'impero, poiché insieme alla capitale orientale Nicomedia, Massimiano scelse Milano per l'Occidente, notizia menzionata anche nel libro terzo dei Panegirici Latini. Naturalmente, tradizionalismo a parte, si assiste al contrario a un cambiamento radicale nelle procedure di interfacciamento con l'imperatore, che risentirono molto delle tradizioni orientali. Dalla salutatio mattutina si passò all'adoratio, secondo la quale bisognava inginocchiarsi e baciare il lembo porporato della veste imperiale, e lo stesso Consilium Principis divenne il concistoro imperiale, poiché nessuno aveva più il diritto di sedere davanti all'imperatore e bisognava stare dunque rigorosamente in piedi. Anche l'esercito venne migliorato affinché i tetrarchi avessero a disposizione uomini militarmente preparatissimi. L'esercito fu duplicato e le legioni spezzettate, tali per cui se ne contavano di più, ma in dimensioni maggiormente contenute, anticipando Diocleziano la distinzione poi ripresa da Costantino tra truppe del Comitatus a seguito dell'imperatore e quelle di confine. Diocleziano volle poi tornare a una politica difensiva e preclusiva, rafforzando il fronte orientale, per passare poi al versante burocratico, che riorganizzò mediante l'aumento della burocrazia statale, che consisteva in un certo numero di uomini, nettamente distinti dai militari e dalle rispettive carriere, con diverse competenze che gli erano proprie e a servizio del sovrano. Con l'aumentare del numero delle province, Diocleziano volle inoltre intervenire sulla riorganizzazione del sistema economico e fiscale, introducendo una nuova forma di tassazione con un'imposta fondamentale gravante sul reddito agricolo. Il calcolo prevedeva una base imponibile stimata da un lato sul rapporto tra terra coltivabile, iugum, e numero di coltivatori, caput, e dall'altro su quello relativo a proprietà terriera e persone adibite al lavoro agricolo. Quindi, per semplificare il calcolo del tributo, l'impero stesso fu suddiviso in 12 diocesi, con l'introduzione del catasto, cioè del censimento capillare dei terreni e dei sudditi. Ogni diocesi era retta da un vicario e al di sopra del vicario e delle diocesi c'erano 3 o 4 prefetti del pretorio, coordinati con i tetrarchi. Potere militare e burocrazia, in altre parole, potere militare e civile con Diocleziano, pertanto si dividono. Anche l'Italia divenne una diocesi con il nome di Diocesi Italiciana, a sua volta suddivisa in 2 vicariati, Italia settentrionale e Roma, e infine Italia centro-meridionale. Stessa sorte toccò all'Egitto. Insomma, la penisola italiana, sotto Diocleziano, perse il suo antico privilegio di non far parte delle province. Durante il corso del secondo secolo d.C., l'Italia, rispetto alle province, aveva infatti beneficiato di un regime fiscale quasi nullo. Naturalmente, quando c'era da ristrutturare qualche strada, magari si poteva richiedere una contribuzione personale, ma rispetto alle province, in Italia, non si pagava né il tributum soli né il tributum capitis, sebbene vigesse la tassa sull'eredità, in latino
vicesima hereditatium, e naturalmente gli alimenta voluti da Traiano per confermare il primato italico. Nel III secolo d.C. tutto mutò, quasi si fosse avverato quel famoso discorso fra Agrippa, Mecenate e Ottaviano, nel quale Mecenate ribadiva che l'Italia appariva enormemente popolata e troppo grande per non essere amministrata come le province. Per quel che riguarda la giurisdizione, l'Italia sotto Adriano era stata affidata a consulares e sotto Marco Aurelio a iuridices, che secondo alcuni studiosi anticiparono la regionalizzazione tetrarchica, aspetto in realtà forse più consono ai correctores, sporadicamente utilizzati da Caracalla in funzione di messi da inviare nelle civitates libere con la finalità di controllare i conti. La vera svolta per la penisola però ci fu appunto con Diocleziano. Alla riforma amministrativa dioclezianea seguì quella monetaria, nota come Edictum de Praecis, che si esplicò attraverso il conio di nuove monete di oro e di argento di ottima qualità, imponendo Diocleziano perfino una sorta di calmiere dei prezzi affinché le merci non fossero vendute a costi esorbitanti. Possiamo comunque considerare l'editto dei prezzi dioclezianeo come parte integrante di una sostanziosa e sostanziale riforma monetaria da parte di Diocleziano, finalizzata soprattutto a ridare stabilità alla moneta. Per essere precisi, sono note 2 riforme imperiali a tal riguardo. Una prima riforma, a cavallo del biennio 294-296 d.C., con relativa introduzione di vari nominali di argento, di oro e un particolare nominale terzo, fatto di rame argentato, con rilevanza di metallo fino, è una seconda riforma, documentata dall'epigrafe di Afrodisia di Caria in Asia Minore, dove si legge che i nominali restarono invariati rispetto alla prima riforma, ma vennero raddoppiati in termini di unità di conio, cosa che portò ben presto ad una rapida ascesa dei prezzi, che legittimò il famigerato editto, che secondo alcuni studiosi sarebbe stato applicato in realtà solo in Oriente, almeno stando ai reperti ritrovati, tutti circoscritti in area orientale, tranne uno rinvenuto in Toscana, ma probabilmente portato sul luogo. L'editto doveva insomma funzionare da calmiere, per evitare che ognuno vendesse merci a prezzi maggiori o minori, e ciò riguardava i costi di beni e di servizi. Ma ben presto, con la diffusione del mercato nero, l'editto venne ritirato e secondo Lattanzio fallì, anche se il ritiro dell'editto non contrastò con le motivazioni che spinsero Diocleziano ad emanarlo, motivazioni ispirate alla tradizione, che faceva leva sugli antichi e nuovi valori dell'ideologia imperiale, pace, giustizia e sicurezza. Appare evidente, tra l'altro, che la riforma amministrativa fosse funzionale a quella fiscale. Sappiamo che durante il corso del III secolo d.C. era diventato molto difficile riscuotere le tasse in denaro, che ben presto vennero così sostituite da beni in natura, con i quali venivano pagati pure i soldati. Diocleziano volle perciò un censimento capillare per determinare la capacità contributiva effettiva dei territori, non tanto del singolo quanto piuttosto della diocesi nel suo complesso. Dunque, la suddivisione del territorio in unità fiscali su base annuale poteva stabilire quanto, ad esempio, occorreva in grano o capi di abbigliamento, e l'ammontare risultante era poi diviso per diocesi a seconda delle reali capacità contributive. Facendo un bilancio dell'impero di Diocleziano, è innegabile non rilevare una marcata tendenza conservatrice.
Lo spirito tradizionalista dell'imperatore si manifestò altresì attraverso tutta una serie di editti aggiuntivi a quello dei prezzi, che riguardavano la tutela del matrimonio, ispirato dal rispetto verso i valori tradizionali romani, oppure in ambito religioso l'osservanza stretta della religione civica romana, da cui la lotta alla setta dei manicheisti, seguaci di una nuova religione di origine persiana. Non dimentichiamoci poi la scarsa simpatia da Diocleziano nutrita verso i cristiani, da cui la consuetudine adottata dall'imperatore di farsi chiamare Jovius, ovvero figlio di Giove. L'antipatia dioclezianea nei confronti del cristianesimo contribuì indubbiamente a scatenare una violenta persecuzione contro i seguaci di Cristo, essenzialmente spiegabile attraverso motivazioni a loro volta riconducibili alla ferma volontà di Diocleziano di rafforzare la coesione dell'impero che la Chiesa cristiana minacciava. Eusebio di Cesarea, nella Storia ecclesiastica, scrive che l'imperatore aveva addirittura ordinato di bruciare le scritture e radere al suolo le chiese, per privare così della libertà tutti coloro che si fossero professati cristiani. In Occidente le persecuzioni, tuttavia, cessarono quasi subito, laddove in Oriente furono alquanto cruente e durarono a lungo. Nel 311 d.C., Galerio, prossimo alla morte, ordinò finalmente la fine delle persecuzioni contro i cristiani, notizia di cui abbiamo testimonianza sempre in Eusebio di Cesarea, che parla di una concessione di libertà di culto e fallimento dichiarato delle persecuzioni, che rimasero però vive e presenti nelle regioni governate da Massimino Daia, al quale, nel 313 d.C., Licinio mise un freno sconfiggendolo. Campo militare, Diocleziano sedò svariate rivolte scoppiate in Britannia e in Egitto, ivi compresa la pace che nel 298 d.C. Galerio impose ai persiani. Il sistema tetrarchico, però, nonostante l'esordio fortunato, entrò misteriosamente in crisi nel 305 d.C., quando Diocleziano e Massimiano abdicarono, facendo subentrare, in qualità di augusti, Costanzo Cloro per l'Occidente e Galerio per l'Oriente. Poi, quando Costanzo Cloro morì a York, in Britannia, nel 306 d.C., senza proclamare alcun Augusto, tutto ritornò inevitabilmente nelle mani dell'esercito, che acclamò come successore di Costanzo Cloro il figlio Costantino. Fu allora che si aprì la falla del sistema tetrarchico, poiché anche il figlio di Massimiano, Massenzio, rivendicò per sé il potere imperiale. E tra i due fu ben presto guerra aperta.